Benvenuti nel nostro canale. Oggi ci troviamo nei pressi di Lublino, una piacevole città polacca a 170 km a sud-est di Varsavia, a cui abbiamo già dedicato un video, di cui lasciamo il link in descrizione. Andiamo alla scoperta di Majdanek, il museo memoriale dell'omonimo campo di concentramento tedesco che si trova a 3 km dal centro di Lublino. Il museo di Majdanek si trova proprio nel luogo in cui sorgeva il campo di concentramento. Fu liberato dai sovietici nel 1944, mentre i tedeschi si ritiravano da Lublino. I liberatori furono subito decisi a preservare il campo come prova delle atrocità naziste. Vediamo qui il pilone all'ingresso del campo, le cui lettere yiddish si leggono Lublino e rappresentano allo stesso tempo dei corpi martoriati. Ora possiamo vedere il progetto di costruzione tedesco del 1941, che include 236 costruzioni su una superficie di 600.000 metri quadri e poteva accogliere 50.000 prigionieri. I tedeschi pensavano in grande e possiamo vedere i piani per l'ampliamento del campo fino a 150.000 prigionieri, che per fortuna non fecero in tempo a realizzare. Questa invece è la mappa topografica tedesca, fornita alla resistenza polacca per organizzare la liberazione dei prigionieri, un piano la cui realizzazione non fu mai tentata. La storia di Majdanek nasce nel luglio del 1942, quando Himmler visitò la Polonia occupata e ordinò la costruzione di 3 campi di sterminio segreti, nel contesto della operazione Reinhard, che puntava a sterminare gli ebrei polacchi. In questo quadro, Majdanek avrebbe funzionato solo come centro di smistamento, ma rapidamente fu convertito a centro di eliminazione delle popolazioni ebree della Polonia sudorientale. Le camere a gas cominciarono a operare nel settembre del 1942. La particolarità di questo memoriale museo è che viene data voce anche ad alcune vittime individuali. Ad esempio, possiamo apprendere la storia di Stefania Pejanowska, medico e prigioniera del campo di Majdanek, che si prodigò per creare un'infermeria nel campo e per nascondere alcuni pazienti che sarebbero stati condannati a morte dai nazisti, a rischio della propria vita. Incamminiamoci ora per gli esterni del campo, tra filo spinato, torri di guardia e baracche per i prigionieri. Possiamo ammirare da lontano il monumento alla lotta e al martirio, che ha la forma di un'urna slava con incise le parole in polacco «Il nostro destino ti sia di avvertimento». È possibile visitare l'interno di alcune baracche. Questa era la sala del bagno femminile del campo, in cui i nuovi prigionieri di sesso femminile erano disinfettati e selezionati per essere utilizzati come lavoratori o per finire nelle camere a gas. Qui invece troviamo i dormitori, certamente non confortevoli. Immaginate che esperienza potevano fornire d'inverno, quando le temperature medie in queste terre arrivano sotto lo zero, con punte di -20. Impressionante la raccolta delle scarpe dei prigionieri di tutte le taglie. Il campo comprende anche questa suggestiva esibizione, composta da luci e suoni. Sfogliamo il libro con le nazionalità dei prigionieri che furono ospitati in questi stessi luoghi. L'esibizione passato e presente raffronta le fotografie del campo ieri e oggi, mettendone in risalto la storia drammatica. Proseguiamo la nostra visita andando verso le camere a gas. Qui finivano i prigionieri ebrei, uomini e donne, che erano reputati inadatti al lavoro pesante,
in base ai criteri stabiliti dalle SS. Anche prigionieri malati non ebrei, di qualunque nazionalità, erano uccisi qui. Il gas tossico, Zyklon B mischiato con monossido di carbonio, era pompato dalle bombole nelle stanze tramite tubi, sotto lo sguardo vigile delle SS che eseguivano lo sterminio. Possiamo vedere i forni, dove i resti delle vittime erano bruciati. Questo è il sarcofago in memoria, nella stanza in cui i corpi erano ammassati prima di essere bruciati. La visita al campo di Majdanek include anche il museo, in cui possiamo ammirare, tra le altre cose, i manufatti artistici creati dai prigionieri. Qui abbiamo altri cimeli, ad esempio di uniformi. Ci hanno impressionato molto questi fogli, che facevano parte del manuale nazista che spiegava come gestire i prigionieri del campo. Sicuramente raccomandiamo la visita agli appassionati di storia e a chi vuole saperne di più su questo lato oscuro della recente storia europea. Speriamo che questa visita, seppur impegnativa, vi sia di ispirazione per un viaggio a Majdanek e anche nell'adiacente Lublino, città che merita certamente una visita. Ricordiamo il link in descrizione. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo con chi potrebbe ritenerlo utile. Alla prossima!